Partito. Allora, cari Brokenauti, siamo tornati qui con Broken Metal. Ciao da Flavio Troisi e da E da Alberto Alberto Costa. Costa. Esatto, forse c'è un po' di delay, per cui scusateci se avremo qualche problema di comunicazione, sembreremo ubriachi, perché questa volta non siamo nello stesso luogo, come potete vedere. Io a casa mia e Alberto a casa sua. A casa mia, nel mio antro dedicato solo alla musica e a Però qualche almeno libro. possiamo vedere una sezione della tua raccolta di dischi sul Furey. Sì, diciamo che tutta questa roba qua anche sotto, che adesso non si vede ma ce n'è anche sotto, è tutto black metal. Ah, porca Tutta miseria. questa roba qua. Fantastico. Fantastico. Quindi ribadiamo di nuovo, io sono l'anfitrione, lui è l'esperto in broken metal. Perché oggi siamo separati? Perché era complicato raggiungere per Alberto casa mia, in quanto io non potevo prendere la macchina per andarlo a pescare alla fermata della metropolitana, perché io non posso guidare perché sono stato operato, laparoscopia per un paio di ernie, quindi sono ancora un relitto disumano. E quindi però dai, adesso testiamo questo nuovo formato. Qualche modo ce la facciamo, no? In qualche modo ce la facciamo. Visto che anche dopo 2 mesi di silenzio in via Po c'è gente che mi ferma e mi dice: "Perché non fate più video di broken metal?" No, ma noi li vogliamo fare. Sono fantastici. Grazie voi di Via Po a Torino, che siete così carini e così gentili. Naturalmente a me non mi ferma nessuno perché sono sempre qui solo, a casa mia, nelle montagne, nessuno mi vuole bene, eccetera. E quindi mi è venuta un'idea mentre eravamo inattivi, diciamo, e l'idea è stata: facciamo un video in cui io chiedo ad Alberto, che tanto ne sa, che mi consigli dei dischi per sopravvivere all'estate. Diciamo che il black metal esiste anche come come idea anti-estiva, anti-leggerezza, anti-felicità in un certo senso, quindi è il suo lavoro. Sì, perché devo dirvi una cosa, io dell'estate ho sempre, ma anche quando ero un bambino, sempre odiato la musica. L'estate è la stagione della musica di merda. Da che mondo è mondo, da che Italia è Italia. I tormentoni, i vari Il reggaeton, reggaeton. la musica latina di merda latinoamericana di merda, fermo restando che non tutta la musica latinoamericana di merda, ma quella estiva che arriva qui è proprio, Il peggio cioè del peggio. è il fondo, è il fondo della sentina della musica di merda latinoamericana. E tutte queste robe qui io non le so mai. Sì, hai presente proprio quella pastina che si forma in fondo al Sì. bidone della spazzatura, ecco, quella roba lì. Quella è sempre un po' umida. Sì, sempre un po' umida. Quella è la musica dell'estate che mi ha sempre dato in testa. In È più il fa anche sempre putridume, più ma non caldo. visto come Cannibal Corpse, via. Esatto, non il potridume che ci piace, quello, quello malvagio. E allora mi sono detto, chi meglio di Alberto mi può dare una selezione di album album black metal, che ci portino nelle lande più gelide, mortifere, buie dello spettro musicale, per sopravvivere al Ferragosto fondamentalmente e a tutto ciò che orbita intorno a questo evento, per certi versi molto carino e per altri versi, se si è un po' misantropi, Anche anche un come dire po' inutile. apocalittico, semplicemente Allora, io devo apocalittico. aggiungere 2 cose a quello che hai detto tu, perché non solo ho cercato cose fredde, buie, cattive, perché se no si tornava sui classici dischi degli anni '90 che sputano ghiaccio e veleno, però di quello ne abbiamo già parlato. Ho cercato di ampliare un pochino il range, no, andando a cercare quello che magari un richiamo a un'atmosfera più, autunnale, più romantica e meno incasinata e frenetica delle vacanze di agosto, capito? Quindi non stiamo parlando solo di nero, ma proprio di calma, di bisogno di allontanarsi da questo casino, del casello il casello di Rimini alle 2 di pomeriggio. No, ecco, quello non dobbiamo arrivarci.
ho cercato di allargare un po' il campo su qualcosa di anche atmosferico, che vada contro al casino delle vacanze di Ferragosto, no, cioè Sì, infatti io cosa ho ascoltato gli album e ho molto apprezzato questa cosa. Cioè c'è una nota di quasi di contemplazione negli album che hai selezionato. sì, una ricerca di calma, no, noi dobbiamo contrastare l'umore, l'effetto che ti fa essere in coda alle 2 di pomeriggio al casello di Rimini. Apro una parentesi, non mi avranno mai, cioè piuttosto passo Ferragosto a Regina Coeli. Così. Cioè, tra l'altro, questa è proprio l'estate della grande crisi degli stabilimenti balneari e a parte i problemi economici che possono creare, mi dispiace per questo, per certe persone, eccetera. Ma dall'altra sto godendo come un mandrillo perché io ho sempre odiato quei posti. Sempre. Cioè, ti Beh, devi. un lettino, una sedia, un ombrellone, la gente che fa casino, che cazzo di vacanza è? Cioè, ma è come andare a passare le vacanze dentro un autobus, solo che non ci sono le pareti. Alla fine è la stessa cosa. Non c'è. E se devi pisciare puoi andare in acqua? Sì, cioè, sei stipato dentro un autobus a cui hanno tolto le ruote e la carrozzeria, però il mood è lo stesso, insomma. Io non l'ho mai capita questa cosa. Se un po' di crisi economica riesce a mettere il sale in zucca ai villeggianti, siamo tutti contenti. Cioè, a casa Sì, mia. più o meno. A casa mia siamo contenti perché sono uno stronzo, ma se no capisco che poca No, gente sia contenta. io da millennial dico che ho visto più crisi che anni decenti, quindi basta, vi prego. Sì, infatti. Sì, ma la crisi è la condizione naturale del capitalismo moribondo e quindi Quando crepa, porca quando crepa, ma ci mette tanto tempo a crepare, non ce ne accorgiamo nemmeno e vivi in una condizione di crisi perpetua. Ma questo è il crepare del capitalismo. Sì, sì. Però noi ci confortiamo con l'arte, con la bellezza o con la ricercata bruttezza di alcuni album che vogliono portarci, per esempio, nelle estreme lande dell'ultima Thule, per dire. Per iniziare, no? Per dirne una, no? Allora, sì, hai citato tra l'altro, come sempre, uno dei pezzi forti della lista. È quello Qui che mi ha colpito di più. vado anche sul personale perché quando si parla di Bluetooth Nord, Ultima Thule, questo qui, io ho un debole, cioè è come se a un tifoso di calcio parlassero della sua squadra del cuore. Io Emperor e Bluetooth Nord ce li ho come santini attaccati sopra il letto, quindi Ma infatti, secondo me, l'heavy metal ha qualcosa in comune con il tifo sportivo, soprattutto calcistico, sì, perché sì, è sì. più acceso. Abbiamo i nostri E campioni, abbiamo le nostre squadre gli preferite, idoli, certo. gli idoli, sì, sì. E ci concediamo di essere perfettamente irrazionali in questo. E il black metal ti spinge potentemente a quello, l'irrazionalità, è un po' come un film horror, no? Quella sospensione dell'incredulità. Cioè, Sì, sì, sì. mentre ascolti un disco black metal può succedere di tutto. Tra l'altro, però, bisogna anche rivelare a chi ci guarda, per sincerità, che sia tu che io in questo periodo non riusciamo a lasciare i foschi lidi del lutto. Cioè, Quello è per difficile guarda, mi basta allungare una mano e io qua ho ancora Sabbath Bloody Sabbath, che continuiamo ad ascoltare a nastro, non sì. riesco a toglierlo dal lettore CD che è qua. Lo so, lo so. Me lo son portato anche in gita per 2 giorni sul Monte Bianco, ascoltavamo quello, cioè E anche il tifo per il metal non estremo, cioè per il metal in ma generale, tu quello buono. devi partire dal fatto che quel signore che ci ha lasciati a fine luglio era come fosse il papà di tutti quanti quelli che son venuti dopo. Esatto. Quando su YouTube troverai un deficiente a caso chiamato, Varg che ti dirà, Ronnie James Dio, Judas Priest e quella gente lì è metal da poser, tu già da quello capisci la caratura della persona, capito? Poveri noi. Povero lui più che altro, perché a me frega un cazzo. Mi dispiace che si sia ridotto così.
forse era già ridotto così in origine. Ma torniamo ai Bluetooth Nord, che invece sono un gruppo di francesini allegri e contenti, dal sorriso contagioso, che Sì, diciamo, io li vedo un po' come gli eredi di Gilles de Rais. minchia, il serial killer. Mh, sì, quel Gilles de Rais lì. No, nel senso che hanno nel corso della loro discografia esplorato talmente bene l'oscurità musicale, da Ultima Thule ai lavori più atmosferici di Memoria Vetusta 1, 2, 3 o quelli industriali di metà anni 2000. Secondo me sono veramente i signori dell'oscurità francese, e nel caso di Ultima Thule noi abbiamo un disco, tra l'altro vi faccio vedere, qui blago un po', come si dice in Piemonte, quando ci sono delle cose belle, ci tengo. Flexi, come dicono, diciamo, Questo è l'ultima i giovani. edizione uscita per il trentennale di Ultima Thule, super limitata, non so neanche se si trova più in internet, di un disco che non cerca nemmeno di andare a emulare i norvegesi, perché è troppo contemporaneo. È proprio un'esplosione creativa molto simile, ma con le sue differenze, dal Cos'è, lato primi anni soprattutto 90, metà anni 90? 94. 94. Quindi siamo proprio nel periodo in cui il black metal stava iniziando a conquistare un'attenzione un po' più ampia, ma ancora non era Sì, esploso. sì, sono gli anni Satana, si dice, no, anno Satana 1994 e 1995, che sono quelli dove il black metal è esploso, ma non per la cronaca, per i dischi. Cioè, sono usciti talmente tanti dischi belli e potenti che da quegli anni lì Sì. poi il movimento Non si per è la espanso in tutto il mondo. cronaca, ma perché musicalmente aveva raggiunto il suo apice, uno dei suoi apici. Allora questo disco qui è uno dei genitori, diciamo, di quello che sarà il black metal atmosferico. Tu l'hai sentito, t'è piaciuto, mi hai proprio detto: "Questo qua ti crea dei paesaggi Sì, allora, cioè ho avuto il piacere di ascoltarlo mentre ero ricoverato, no? Nel mio lettuccio d'ospedale. Ho chiuso gli occhi, ho fatto partire Ultima Thule e ho attraversato paesaggi ghiacciati, dirupati, veramente impressionanti. Mi sembrava di essere alle montagne della le montagne della follia sì, di Lovecraft, tanto più che Ultima Thule è una terra mitica, già raccontata dagli antichi greci, da diversi, insomma, scrittori dell'antichità, e identificata per certi versi anche con l'Islanda, mi pare, poi. Quindi questo non sì. lo so, però Sì, sì, sì. E quindi Thule è un è un territorio, è una terra mitica che probabilmente era mitica per gli antichi, ma era l'Islanda di fatto. Terra comunque di ghiacci, di, insomma, di paesaggi lunari e affascinantissimi. E il disco li dipinge nella tua testa mentre ascolti, preferibilmente a occhi chiusi. sì, ecco, io mi ci sono ritrovato parecchio fino a 2 giorni fa guardando il Monte Bianco. Cioè, tutti quei Mm. pinnacoli con le lingue di ghiaccio, quello. Wow, bellissimo. Infatti è una di quelle cose che mi ha salvato dal bruciare Courmayeur, prima di scendere. Volevi bruciare una qualche, non so, una chiesa di Courmayeur per restare No, in no, tema? l'hotel dov'ero, l'hotel dov'ero. Siamo la chiesa del capitalismo di Courmayeur. La Sì, poi cattedrale. allora anch'io so che vado a infilarmi in posti di merda, sì, lo so, però Questa sezione del video vi è offerta dalla Proloco di Courmayeur. E torniamo a noi. L'ufficio del turismo di Courmayeur. Aspetta, allora salviamola in corner. È un Eh. paese di merda in un posto bellissimo. No, ma è quello infatti. Diciamo che sì, sì, è quello il problema. Il posto è straordinario, bellissimo. C'è, diciamo, una cultura del turismo che non ti si attaglia perfettamente.
Ma no, ma a parte questo, cioè io sono andato lì per vedermi appunto i pinnacoli ghiacciai e poi c'era quella vestita come sulle passerelle moda autunno-inverno dell'anno scorso, sai i vestiti proprio brutti che funzionano solo sulle passerelle quando sculetti perché ti guardano il culo invece del capo? È quello! Certo. Ho presente teoricamente perché non posso dire di essere dell'ambiente. Comunque, Ultima Thule è un disco veramente notevolissimo e come dicevi tu, atmospheric black metal in un certo senso, no? Però di una qualità non banale, cioè non è Non è una successione. lo stesso riff che si ripete per 15 minuti come sarà poi Esatto, dopo l'Atmospheric esatto, Black esatto. Metal. Ho notato anche in questo caso una produzione veramente molto spartana, Minimale, sì, 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 sì. minimale, cioè, registrato con il microfono vinto nelle patatine. Sai alle Trovato. giostre, alle fiere che c'è il tiro a segno. Sì, però devo dire che merita, rende. Se potete, fatevi ricoverare a vostra volta prima di ascoltarlo, perché così l'esperienza è completa. Ma sì, oppure venite, andate sul Monte Bianco. Per un'operazione di prammatica, niente di grave, mi raccomando. Ok, quindi Bluetooth Nord, questo gruppo che a te piace moltissimo, francese, spezzo una lancia a favore del metal, ma soprattutto del black metal francese. I francesi sono dei fighi. Per esempio, a me piacciono molto i Set che fanno questo black abbastanza sinfonico e li trovo veramente fantastici. Ah, ma poi Fantastici. è pieno di altra gente veramente brava. Adesso sono Sì, sì, sì. usciti Sunopfer, si Mm. chiamano Sunopfer, fanno anche loro black metal melodico, hanno fatto 3 dischi, uno più figo dell'altro, Ci oppure piace. c'è la parte Deathspell Omega, sono francesi. Ah, vero, sì, certo. No, i francesi sono i Gojira che fanno Death, sono bravissimi. Insomma, ci piacciono i No, francesi. i I nostri francesi, cugini ci sanno fare, sì. i nostri cugini ci smerdano sempre, quasi sempre, ma non nel metal in particolare, perché per quanto riguarda il black anche gli italiani sono sempre difesi bene. Allora, andiamo avanti. Quale altro album ci Eh, portiamo a se Ferragosto vogliamo, alla grigliata per far vedere a tutti che siamo dei che siamo sociali di true. merda? Esatto. Quale disco metteremo ancora a Ferragosto per far scappare tutti i Allora, per avere un minimo di continuità con quello che abbiamo detto prima, io vi propongo Snow Covered the Northland degli Ancient Wisdom, Ok? altro disco di inizio anni 90, questa volta norvegese, anche qui con un inizio di atmosfera, guardate già solo la foto qua, disegno in bianco e nero, bellissimo. Alzalo un po', per favore. Cioè, mettilo, ecco, verticale. Così, Ah, benissimo. ok. Va bene, sì. Ok, qua abbiamo quello che abbiamo detto per Ultima Thule, no? Uno dei pionieri dell'atmospheric, però proprio norvegesi. Allora, questo è tra l'altro un disco molto raro, ristampato da poco, fino a 2 anni fa era uno degli introvabili, sai quelli Mm. che i collezionisti seri, pur di avercelo, non mangiano 2 settimane per avere 40 euro da buttare su Discogs. Ecco, Collezionisti seri e poveri. se sei un collezionista serio, tanto ricco non sei, perché hai buttato tutto in questo. Ok, mentre adesso si trova. Ora si trova perché la Peaceville ha deciso di ristamparlo, infatti la ristampa che ho io è del 2022. Oh, se si trovano e sono anche su Amazon, io li inserirò dentro lo shop di Broken Stories. Questo io non lo so perché non guardo mai Amazon per i dischi, cioè ho Sì, altri sì. canali. Però, tra l'altro, sappi che Sì, sì, sì. finora abbiamo venduto forse 1 o 2 dischi nello shop, ma è sempre meglio di zero. Quindi No, certo, noi se io scopro che qualcuno conosce Bergtat perché noi diciamo 4 minchiate online, io son solo felice. è una bella cosa. Sì, è Quindi bellissimo. l'indirizzo lo trovate qui sotto in descrizione, andate lì, sfrugugliate nello shop dove trovate tante cose belle e grazie mille. Quindi torniamo a noi. Quindi, torniamo qui. Ehm, Vale il discorso fatto per Ultima Thule in quanto l'anno è sempre quello, 94-95, i tempi delle canzoni non sono 4 minuti l'una, per dire veloci, cattive e che ti
cioè, ti bruciano la faccia, no. Immaginati il titolo, no? La neve copre le terre del nord. Ecco, immaginati di guardare una nevicata. Quel ritmo lì, Magari. disegnato dal disco. Ok. È una perla, nel senso che è un nome che non ricorda quasi nessuno, purtroppo, o per fortuna, perché delle volte è ancora bello dire: "Oh, questo qua ce l'ho solo io." Però non è vero. Bene, bene, ci Io lo interessa. consiglio perché sono un grande fan del: ti piace un ambito, ti piace un genere, vai in fondo, scava, non ti fermare ai primi dischi, perché i primi dischi sono i più famosi, non i più belli. E anche qui un bel beep. Va bene, poi cosa ascoltiamo in tema di Ferragosto sotto la neve? Allora, Ferragosto sotto la neve? Beh, allora c'abbiamo il capo, rimanendo in atmosfera abbiamo il capo di queste robe qua. Mh. Abbiamo da Portland, dalle foreste dell'Oregon, gli Agalloch con Oh, e The io voglio dire Muscle. qualcosa su questo album che mi ha veramente sconcertato, perché è molto l'ho trovato meno black e più rock del solito. Sì, 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 sì. Bello, molto bello, però ci sono chitarre, se non sbaglio, anche acustiche. C'è un senso della canzone più che C'è più della civiltà violenza dentro, sonora. sì, c'è più c'è Sì. più Sì, c'è quasi, come dire, gente che prima suonava rock anche abbastanza orecchiabile, poi ha scoperto il black e ha fuso queste cose e ha creato un e album e molto e da lì particolare. dall'atmospheric black metal mischiato con un po' di country, un po' di quelle robe lì, esce fuori, Eh. adesso dico una cazzata perché il country è esagerato, però con il rock acustico, con C'è un po' di folklore, di folk, folk, ecco, un po' di folk così, nasce in quella zona lì del nord degli Stati Uniti, costa ovest, il Cascadian black metal. Cascadian, ok. Sì, perché c'è quella zona che è la Cascadia, piena di foreste, montagne, cascate, e qui arrivano i Wolves in the Throne Room, gli Agalloch, arriva Panopticon. Aspetta, dillo piano piano. Wolves into the Wolves in Throne the Throne Room. Room, lupi Ok, nella sala del trono. sì, ok, notevole. Gli Agalloch Agalloch, e Panopticon, sì. che sono i 3 nomi di punta di questo genere, appunto, che fonde un po' di folk di quelle zone, un po' di atmospheric black metal e ogni tanto qualche bella tirata di black classico, ancora la senti. Questo Io io lo consiglierei come ascolto per perdersi nei boschi, fare una lunga passeggiata sì, nei boschi, sì, sì, perdersi e sì. poi essere ritrovato 3 anni dopo sotto forma di scheletro con ancora dei pezzi dei tuoi vestiti addosso. È un po' tipo Bergtatt, sai la storia che racconta Bergtatt, Sì, sì, sì. della bambina che si perde? Sì, Quello. sì, oppure Ma può infatti essere musica anche per quella serie Netflix Untamed con Eric Bana che mi è molto piaciuta. non l'ho ancora vista quella. Yosemite Park, mi sembra. Ah-ah. E musica per quelle land, Sì, quei ma quei infatti bellissimi spazi. è da quelle parti lì, forse un po' più su rispetto allo Yosemite, ma più o meno. Sì. E sai, parlavamo di Bergtatt, no, per questo. I loro detrattori o anche chi li prende un po' in giro pur apprezzandoli, dice che questi ragazzi qua senza Bergtatt venderebbero salmone al confine col Canada. Che è una bellissima attività peraltro. Sì. Però per dire quanto quel disco che qui vi abbiamo nominato, consigliato e lanciato addosso, sia oltre a un disco bellissimo, anche uno che ha avuto un'influenza enorme su tutta la scena atmospheric black metal post anni '90. Certo, certo. Bene, bene, Agalloch, un gruppo da o Agalloch, non so, un gruppo Cambia a assolutamente seconda di chi lo dice in realtà. infatti. O da quante birre hai bevuto. Ma Un guarda, a gruppo proposito di birre, io mi son trovato a berne una con John Augm degli Agalloch, cantante, vabbè, quando suonava al Partisan nel 2018 coi Pillorian, e gliel'ho però chiesto: "Ma si dice Agalloch o Agalloch?" "Ma a noi non ce ne frega un cazzo, ti son piaciuti i dischi? Sì, allora va bene." è bello. Okay, okay, mitico. E ce l'avevo qua di fianco che pogava e faceva il matto durante gli Unleashed. Mh.
Gli Unleashed, quelli che fanno i vichinghi? Quelli lì. Ah, che figata. Sì, Mi piacciono molto. era sceso in mezzo alla gente a far casino perché non voleva perdersi gli Unleashed. Bello, bello. Death metal vichingo. Comunque, io vi ho portato, The Mantle, ma tutta la discografia degli Agalloch segue più o meno questa riga qui. The Sì. Mantle è il più famoso anche perché, c'è questa foto del cervo di Portland che è diventata un po' il simbolo quasi del genere, no, Mh. addirittura c'è stato un gran casino quando durante le sommosse della Black Lives Matter, ehm, una delle opere prese d'assalto, diciamo, dai manifestanti è stato proprio il cervo, quindi tutti quelli che avevano mai ascoltato The Mantle si erano incazzati perché Oh, non ci toccate il cervo. oh Gesù, quante complicazioni inutili. Va bene, comunque ottimo, Comunque anche tutta la loro ripetiamo, discografia, bella musica da portarsi anche in montagna, fare passeggiate da sì, 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 prima sì. scherzavo, ovviamente tornando a casa incolumi. Ehm, Allora, il bello di andare in montagna e tornare a casa, cioè il bello di andare in montagna è fare un giro fichissimo ed essere in grado di raccontarlo, okay? esatto, sì. Quindi Okay, non quindi fate la fine del gli eh. Agalloch non ce li portiamo in spiaggia e quindi ci piacciono molto. Chi altri non ci portiamo in spiaggia Chi assolutamente. non ci portiamo in spiaggia, uno che non vorrebbe mai essere portato in spiaggia, Eh, che è il nostro stregone dei ghiacci canadese. mamma mia. Sorcier de Glace, Yes. Snowfall del '98, prima uscita della band con questo moniker qui. Mh, Stregone di ghiacci, direi che basterebbe questo, no, a farvi capire cosa c'è qua dentro. Questo assolutamente sì. questo è black metal più, cattivo, più duro, più violento ed è È più uno dei norvegese. sì, ma è canadese. No, certo, certo, questa è la peculiarità, no? È di quella scena indipendentista del Quebec Mh, che da fine anni '90 continua a tirar fuori capolavori uno dietro l'altro. Ci sono Sorcier de Glace, c'è, Monarch, i Fortress che sono i più famosi del giro, che son quelli che stanno funzionando meglio da un punto di vista commerciale, sempre di nicchia, ma sì, sì, sì. ecco, cosa trovate dentro Sorcier de Glace in questo disco come negli altri? Proprio un'esaltazione del paesaggio glaciale. Non so se siete mai andati a fare alpinismo, quando tu arrivi superi un colle col sentiero, arrivi su un colle e davanti a te vedi il Cervino versante svizzero con tutto il ghiacciaio che scende. Quello è Sorcier de Glace. Che Quindi meraviglia. è un invito ad andare in montagna con cognizione, però non fate ho visto già troppi elicotteri del soccorso alpino ieri. Purtroppo sì. Questa è un'estate un po' funestata da incidenti, Vorrei dire una cosa cattiva, ma non so se questo è il luogo per farlo. È che purtroppo col caldo che La diventa gente va a sempre cercare più il fresco, ma non è in però grado ci di vai in andare in certi ciabatte, posti, capito? Metaforicamente ci vai in ciabatte, questo è pericoloso. Eh. Tra l'altro, anche questi dischi ascoltateli poi nel rifugio, non mentre camminate, No, perché è meglio infatti. avere le orecchiette aperte. Okay. No, allora, ascoltare la musica in montagna deve essere una figata, ma solo se fai un percorso che conosci a memoria, cioè esco Sì, dalla casa che ho affittato, vado nel boschetto e torno indietro. esatto, esatto. Perché se già ti inerpichi su per un sentiero e ascolti gli Agalloch, magari non ti accorgi che hai, non lo so, da attraversare dell'acqua perché non lo senti, oppure Magari non guardi senti per neanche aria, una campana, non senti un niente che devi sentire. e poi un po' perdi Sorcier la de magia. Glace. Sorcier de Glace. Oh, ma sai tra l'altro, apro una parentesi, che io quest'estate mi son messo a ripassare il francese. Eh, Non so perché. Non so perché. per Così. pronunciare bene il Sorcier de Glace. Eh sì. Cioè lo stregone dei gelati. Quello che ha il camioncino bianco, ma invece che Sì, sì, bianco è esatto. nero. Esatto, è nero con delle corna terrificanti sopra. Bello, belli sarebbe stupendo. Okay. What Potremmo else? farlo come lavoro estivo dal prossimo anno. Camioncino dei gelati del male. Sì, mi piace, mi piace molto. Okay, e poi?
Allora, adesso vi porto un po' più sulle cose folcheggianti, nel senso che allora in uno c'è del black metal, ma c'è Eh. molto romanticismo, proprio di quello romanticismo tedesco alla Friedrich, okay? Tu prendi Friedrich, mettilo in Friedrich, musica, quello del quadro, il quello del quadro quadro, del Viandante sul mare di nebbia. alla E Goethe, se vogliamo anche. Dai, un po' alla ecco Goethe. sì, e Romanticismo alla avrai Goethe. A Winter Sunset degli Empyrean. Okay. Perché qua Mh. tu hai uno dei primi esperimenti veramente forti della scena black metal tedesca. Loro qui fanno del romanticismo vero, cioè quello da film, da Orgoglio e Pregiudizio, però senza troppi Ammazza. sviolinamenti, Mh-mh. Romanticismo però, Cime mhmm tempestose. tipo, un po' ma anche un po' di cattiveria in più. Una Jane Eyre che però non scappa dall'incendio, cioè quelle cose lì. Stavo proprio pensando a Jane Eyre. Madonna, siamo proprio 2 signorine, con le nostre letture romantiche. O, Allora, in alternativa, abbiamo visto i film e facciamo finta. Andiamo qui avanti. qui hai veramente il miscuglio perfetto tra romanticismo sia di Sturm und Drang, ma anche di proprio amore, anche non corrisposto, qualcosa di È principesco, sempre quello più romantico, e diciamo, in un black certo metal. Io questo disco qua lo consiglio a chiunque abbia avuto una storia nella sua vita, una storia d'amore, finita in merda, ma a cui è ancora un po' attaccato perché aveva idealizzato per bene situazione e persona. Ascoltaci sopra Winter Sunset, piangi per 2 giorni e forse arrivi a capire che alla fine è andata bene così. Okay, essendo io nella fase successiva in cui, come dire, mi faccio lo shampoo allo scroto con quel tipo di ricordi, passerei ad altre ad altre ad altri ascolti. Per esempio che cosa? Per esempio, vabbè, qui si va sul classicone, il secondo Ulver, Oh, e qua tu Kveldsanger. mi hai completamente, devo dire, smarcato. Io sono rimasto quasi male perché ho detto: "Ah, gli Ulver, adesso mi ascolto gli Ulver". E invece mi son ritrovato praticamente Bob Dylan, Sì? Che un canta Bob sto noto in Dylan norvegese. nordico. Son dei fuori di testa gli Ulver, non sai mai Allora, cosa aspettarti. io penso che Garm al secolo Christopher Riggs sia uno dei veri geni della scena. Lui è passato dal pisciare sulla Bibbia mentre gli altri bruciavano le chiese e scrivere di Cappuccetto Rosso nei boschi, a farti i cori degli alpini norvegesi. Sì. Infatti, è un bellissimo disco di alpini norvegesi. Tra l'altro col bellissimo disegno della stessa ragazza che ha fatto Bergtatt, che doveva Okay? essere la fidanzata di Fenriz dell'epoca. Bella Ehm, sì, sì, sì. questa è bellissima. Io ho un capitolo del mio romanzo è dedicato a questa copertina. Adesso non facciamo spoiler. Scusate, volevo anch'io mostrare una cosa. Mi son comprato questo libro qui, sappiatelo, sono un uomo malato. Ah beh, ma è un po' mi sento in colpa per questo, perché Perché io, tra i miei sogni più sfrenati, pensate come son ridotto, è quello di andare semplicemente a farmi una vacanza in Norvegia. E almeno col caldo di questi giorni mi sono immerso in queste fotografie e in questi testi guarda, a prova di scemo, io che ci è sono così. stato a fare il Piciu, perché quello abbiamo fatto, ehm, nel 2017, carico di questo misticismo black metal, no, da ragazzino di 22, 23 anni? Sì. Eh, Avevo messo nell'iPod ragazzo, giovane uomo. solo album usciti tra il '90 e il '97. Okay. Norvegesi, provenienti da quelle zone lì che poi sono andato a vedere. È stato proprio un immergersi dentro quello che era e che è la Norvegia. Bellissimo. Oslo, Bergen, Floyen, i paeselli, l'Osterfjord. Ciao Freccia. Freccia e agitare. Guarda in Sì, e Norvegia quindi insomma
La Norvegia mi è Anche rimasta lui qui, infatti il giorno in cui potrò, consapevole che spenderò un ciulo per stare via pochissimo, perché in Norvegia è sempre così, però lo voglio maledetti. rifare. Magari un giorno andremo insieme. In quel caso faremo uno speciale Broken Metal. Speciale Andiamo broken metal avanti. mentre scendiamo in cantina con il signor Nesblad che ci manda a fare in culo. Sì, ma e poi soprattutto andiamo a mangiare anche cose buone norvegesi, eccetera, eccetera. Intervistiamo le signorine norvegesi su quanto, insomma. A chiedergli se Euronymous è divinità nazionale. Sì, certo, proprio quello che chiederei a una signorina norvegese. Tra l'altro oggi è il 12 agosto? 2 Oggi è il giorni 12 fa agosto, 2 giorni fa eran 32 anni dalla morte di Euronymous. giusto? È vero, sì, l'ho visto, sì, sì. Ehm, per me un pensierino al Rex Perpetuo Norvegia c'è sempre. Lo so, sei un fedele vassallo. Fedele vassallo di Alessandro Barbero e di Euronymous. Okay, quali Allora, altri album qui ci ho proponi? ancora qualcosa. Dimmi tu se vuoi un altro pezzo iper conosciuto, oppure un po' Mh-mh. la chicca oscura della cucciolata. Allora, secondo me la chicca oscura potrebbe essere The Ruins of Beverast, Rain Upon the Impure, Che è proprio potrebbe lui, essere. esatto. E questo è un disco proprio cattivo, mamma mia quanto è cattivo. Mi ha Questo messo a qui, la cui disagio, copertina è incapibile, però è fichissima. E sembra l'interno di una grotta fotografato senza luce con il flash. Sì, Dentro ha il più bel viaggio nelle viscere di qualsiasi cosa. Può essere la Terra, può essere il Town di Luke Skywalker nell'Impero colpisce ancora, sai quando finisce dentro alla certo, bestia. certo. Ehm, è proprio un viaggio interno al male, all'oscurità, alla musica stessa, perché cambia talmente tanto. Allora, tu hai un tappeto sonoro che continua sempre allo stesso modo, poi Alexander von Meilenwald ci ricama sopra, perché ci ricama sopra. Riff, aperture, tastiere. Questo qui è un disco che non puoi capire al primo ascolto, non No, puoi infatti, capire al secondo. voglio dirlo con la massima sincerità, il mio primo ascolto è stato traumatico e di black metal ne sto ascoltando tanto. Ma questo è veramente è un disco fatto di piccole variazioni sul tema e il tema è sempre il male, la cattiveria, la violenza, l'oscurità, cioè, cioè l'Ultima Thule è stato un viaggio. Questo qui è stato come essere Un bloccati incubo. alla dogana. Come essere bloccati alla dogana Bloccati del alla videogioco. dogana. Sì, cioè Beh, tu volevi entrare, ti bloccati. I Ruin on Beverast ti bloccano lì. Dice: "No, tu sì, non passi." diciamo che sì, tu non puoi "Non passare. passare!" No. Sono un po' così 'sti Lo bastardi. trovo un po' miniere di Moria, il viaggio nelle miniere di Moria. Sì, 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 sì. Quindi Specie questo la pri disco non è solo anti-Ferragosto, è proprio anti. antiluce. Sì, esatto, esatto. Sì, come poi tra l'altro, rimarrà il lavoro più oscuro di Alexander von Meilenwald, perché dopo lui si sposterà più su magari temi biblici o stregoneria sciamanica, oppure nell'ultimo de Tous les Grimoires abbraccia, addirittura la ritualistica e un po' di gothic metal, cioè è uno dei miei artisti preferiti in assoluto Quindi lui. quindi uno che potrebbe apprezzare moltissimo il mio video contro Aleister Crowley che ho pubblicato di recente. Non ho idea di che cosa pensi lui di Crowley, ma secondo me di esoterismo ne sa più Meilenwald di Crowley. Vabbè, di musica senza dubbio. Allora, Quindi questa è secondo me la pietra più nera della raccolta che hai portato oggi. questa qui è proprio una fuga da tutto quello che è estate, casino, vita sociale. Questo qui è: mi chiudo, passo un mese in una grotta, richiamatemi a settembre. I Sì, Green sì, Day mi dicevano: chiudo e "Wake me sto up male. when September end", no?
Poveri noi, sì. Noi usiamo invece i Ruins of Beveras che ti chiudono in una cazzo di grotta e Sì, forse qui è ti "Wake me up aprono. when September ends me". Cioè, Esatto. okay. Va Allora, bene. un'altra cosa da dire, questo disco qui è quello che mi ha fatto capire che c'era vita dopo il 2000. Perché io sono stato fino a pochissimo tempo fa uno di quelli del black metal bellissimo 90-99, poi dopo faccio fatica. Scoprendo i Ruins of Beverast, scoprendo il seguito dei Bluetooth Nord, scoprendo Avukruunu e Antimateria dalla Finlandia, ho detto: "Oh cazzo, ma allora c'è vita intelligente dopo il 2000". A V-Cruno non si toccano. Mamma mia che La meraviglia. colpa maggiore, cioè lo smacco più grosso me l'ha dato proprio Reign Upon the Impure. Che è addirittura più buio di quelli degli anni prima. Cioè lì è Sì, no, veramente sì. è un tipo di Incredibile. oscurità, di cattiveria che prima non si era toccata con nessuno. Sono arrivati hanno portato il black metal ad un livello di oscurità, di chiusura, di suono opprimente che prima non avevo mai sentito. Quindi assolutamente consigliato per la grigliata di Ferragosto. Per fare piazza pulita naturalmente. Per allontanare la gente da te, certo. Ferragosto antisociale, quello che insomma Allora, proponiamo qui su Broken un Metal. altro che potrebbe avere questo effetto qui, lo conosciamo già, è Nord Mh. dei Ceterial. Sì. Di lui ne abbiamo Anche. già parlato, l'ho tirato fuori perché la copertina è esattamente quello che a noi serve. Nelle E tue mani ormai questo disco è diventato un classico, sì, allora, ma perché è uno di quei dischi che, tu magari non ci arrivi perché nessuno te lo consiglia, ma quando lo senti ti rendi conto che è qualcosa di oltre. Perché poi è svedese, arriva da una scena che è totalmente diversa. Arriva da una scena che è melodica, che sono i Dissection, che sono i Sacramentum, che sono i Gates of Ishtar. E questi qua invece non c'entrano una sega, cioè sono addirittura più cattivi dei Necrophobic o di quelle band che comunque vanno più sul grezzo e lasciano la melodia a casa sua. Questi qua, come sì, ma io dissi. comunque nel Necrophobic ci riesco sempre a trovare una linea facile da seguire, non so, Ma nella sì, mia anche perché malattia. dentro avevi sia John Notveit che Black Moon, quindi cioè. Infatti. E poi la loro passione per gli Slayer si sente, risuona, Sì, echeggia. vabbè, certo, le radici classiche trash da quella parte lì ci sono sempre. Sì, esatto. Questo tra l'altro, come dissi la prima volta che l'ho presentato sul canale, è un feudo di Norvegia in terra svedese, no, e questo poi non ha più avuto seguiti, non ha più avuto nessuno capace di portare musica del genere. I Ceterial stessi dal disco dopo cambiano. Quindi è stato proprio una meteora, per quello ne parlo spesso e volentieri. A volte cos'erano, particolarmente giovani, magari avevano quelle cartucce da sparare, poi va benissimo così. Sì, Non è poi detto non. che sia necessario avere sempre questa idea del gruppo che per 30 anni deve pubblicare sempre gli stessi Probabilmente, album. essendo uscito nel '96, loro si erano sentiti fino alla nausea gli Emperor e gli Immortal, perché alla fine qua dentro tu prendi gli Immortal di Pure Holocaust, prendi i primi Emperor, li metti assieme, più o meno esce questa roba qua. Perfetto, perfetto. Quindi cosa sei? Sei un ragazzo di 20 anni che vive, cioè si sveglia, ascolta gli Emperor, mangia e va a dormire, dici: "Okay, adesso suono qualcosa io". È ovvio che magari non stai a vedere la cultura della tua città, la cultura musicale, la scena della tua città, tu vuoi suonare quella roba lì, perché sei cresciuto Certo, con quella. certo. Lo fai, hai Sì. anche un discreto successo, anche questo qui tra l'altro son dovuto andarmelo a prendere in prima stampa perché la Napalm Records è, troppo impegnata a stampare cose di merda in questo periodo. Cose di merda vuol C'è sempre dire. l'angolo della polemica contro le grandi etichette. Cose di merda vuol dire quelle band da festival, no, che Mh-mh. tu le metti sul palco davanti a 15.000 persone e piacciono a tutti perché fanno pogare, fanno saltare, ma io voglio Sì, il sì. ghiaccio.
Anche a Ferragosto, appunto. C'è ancora un disco o 2 da prendere in considerazione, se non Sì, sbaglio, allora no? avrei dovuto parlarvi anche di Sacramentum, ma qui non ce li ho perché li ho prestati a qualcuno e quel qualcuno se li è inculati. Però il titolo è programmatico per il Ferragosto di Broken Metal, Far Away from the Sun. E pensa che è da lì, da questo titolo qui, che mi è venuto in mente tutta la playlist. Ci andiamo a nascondere proprio come delle scerpi sotto le pietre all'ombra Esatto. per Allora sfuggire a la questo sì. sole blasfemo. Anche Ci sono perché io non posso prendere sole sui punti che mi hanno dato e quindi E dove ce li hai? è sul pancino. E allora che cazzo te ne frega, mica devi andare in giro nudo. No, Far Away from the Sun a maggior ragione. Ah, Dicevo, Sacramentum è famosissimo per 2 cose. copertina? La prima è la copertina di Necrolord con quel castello bellissimo, cioè Il forse castello in la cui tutti vorremmo vivere, soprattutto a sì, Ferragosto. sì, è tipo il castello della Disney, ma se avesse vinto Dracula, cioè. Sempre tutto blu, questo mondo blu buio. Assediato e conquistato da Nosferatu. Sì. Ma poi è una mia impressione o comunque è un disco abbastanza melodico tutto Sì, sommato, ma no? lì poi, cioè, il metà della band poi era il circolo dei Dissection. Ma allora di che stiam parlando dai? Quindi melodia, disco blu, gente che È arriva dai rectabile per gen essere black metal, sì, è no? un po' di Iron Maiden worship, cioè, Bruce Dickinson non tanto, ma Dave Murray e Adrian Smith sono i nostri nonni, noi gli vogliamo Magari tanto magari non è orecchiabile come questo. non vedo. Savatage. Beh, grazie. Non così tanto, però No, però se sei abituato al sound del black metal, questo qui non dico che sia facile, ma comunque arriva certo prima di un Rain Upon the Impure. molto prima, sì, sì. E poi appunto È come se fosse partito il giorno prima per venire a casa tua. Sì. esatto. Appunto, la copertina bellissima, ha dentro gente di Swordmaster, Dissection, Niflheim, tutta quella gente lì che si mette assieme e tira fuori dischi sotto nomi diversi. No, tra l'altro quello su Amazon si trova, è anche un buon prezzo, Sì, devo sì, dire la l'hanno verità. ristampato da poco, sempre quelli della Però Napalm Records, perché avranno sentito i miei insulti negli anni. prima o poi anche quelli arrivano. No, comunque E ti ho mostrato con orgoglio questa collection dei Savatage, esatto. perché, lo diciam dobbiam rivelarvi questo losco segreto tra di noi, tra me e Alberto. In questo ultimo periodo stiamo ascoltando molto metal classico, proprio in onore di Ozzy. E quindi si torna sempre un po' lì, anche a Che non note è un po' più classiche, a impostazioni canore anche più tradizionali, no? Che Che non è cazzo di cantante sempre Black eh, Sabbath, per dire, cioè è anche io mi son fatto una mangiata di roba di Ronnie James Dio anche da solista, a parte i 2 album coi Sabbath che secondo me sono forse i migliori della discografia, tolti, i primi 4 Sabbath. Mh-mh. Prendi i primi 4 dei Sabbath, ci attacchi quelli di Dio, poi gli altri, bah, sono un po' messi lì. Sì, poi negli ultimi anni quelli con Tony Martin anche stanno vivendo un revival, no? Perché anche lì, sono stati ristampati per la prima volta da 30 anni, quindi uno li va anche a risentire volentieri. Sì, e Mhmm, come po come sai io mi son comprato un giradischi per rimettere su, Headless Cross. Headless Cross, che ho comprato nel cos'era, '88? Più o E meno, ce sì. l'avevo lì e non potevo più ascoltarlo, che vabbè in streaming uno lo può sentire, però volevo Però proprio posarlo sopra. no, però adesso tu da grande fruitore di streaming e adesso aver ascoltato quel disco su vinile, dillo che si sente meglio. No, perché ho comprato un giradischi della Mutua. E si sente malissimo, sembra di ascoltare Ma cosa hai una non preso, so, tipo le valigette da hipster? sì, sì, quelle cagate lì, perché ma sì, ma tanto Devi mi bipparmi di nuovo.
Mi sono sopravvissuti solo 60 album in vinile, quindi che cazzo sto a comprare, a spendere soldi? È solo per fare il gesto di metterlo sopra e ascoltarlo come se provenisse dalla cornetta di un telefono dei primi del Novecento, diciamo. Così. Qui devi fare un po' di sto giro devi fare un po' di beep, forse perché essendo a casa mia sono un po' più Vediamo, vabbè. Ok, Allora io ne 52esimo avrei minuto, ancora devo 2. mettere dei beep. Ne avrei ancora 2. Come ultimi 2 ho preso forse i 2 più accessibili, Nordland 1 e 2, gli ultimi dischi di Quorthon di inizio anni 2000, anche perché poi lui nel 2004 ha detto basta, non con la musica ma proprio con la vita. Il suo cuore ha detto basta. Sì, cioè non volontariamente. Sì. Perché questi 2, e perché per ultimi? Allora, basterebbe il titolo, Nordland, e anche le immagini, e i temi trattati, comunque tutto folklore delle terre del nord, i boschi, le cascate e le leggende, così. Li ho scelti perché, prima di tutto, è un addio bellissimo che ci lascia Quorthon, che torna a fare la musica che ci piace, dopo aver sperimentato per 3 dischi, e aver lasciato i fan un po' con la bocca asciutta, no, che si as Tardelli. li ha un po' delusi adesso. Io quando è uscito Requiem, avevo iniziato forse a capire come ci si gira verso sinistra, ehm, quindi perché era il 96 tipo. Non conosco la non conosco veramente le reazioni di chi, ha visto Quorthon cambiare, fare prima un po' i Pantera, poi un po' gli Slayer, poi cercare di tornare a fare un po' black metal. Sta di fatto che, con l'arrivo del 2000, forse per un Millennium Bag anche suo, ha voluto tornare al sound da Hammerheart in poi, quello Viking, e questi sono 2 dischi fatti proprio per i suoi fans. Cioè lui ha voluto, raccogliere tutte le richieste, tutte le anche le critiche che gli hanno fatto, e fare 2 dischi per Gli appelli. sì, Sì, fare 2 si dischi può dire dove secondo te che lui si può dire che Quarto con il suo progetto Bathory è stato l'artefice di questa riscoperta mitizzante, romantica dei ghiacci, dei paesaggi nordici, del mondo sì, di tutto ciò che riguarda il nord, che sì, è sì, sempre allora esistito, però nel metal non era proprio così presente prima. l'avevano fatto anche i Manowar in un No, disco. i Manowar l'avevano fatto alla maniera americana, tutti unti di popcorn al burro, una cosa che molto spuria. Un po' Mentre ignorante. loro, mentre un po' ignorante, un po' disneyana, se vogliamo, no? Con tutto il rispetto per le loro capacità di evocare questa epicità che mi è sempre piaciuta. Però Quarton invece ha proprio detto, oh, guardiamo a nord, guardiamo, ma al nord vero, quello che ci fa vibrare perché è antico, perché è nostro, non è quello che abbiamo imparato ad amare con i film, è quello che abbiamo No, imparato certo, lui ad amare guardava a qui a casa casa sua. nostra. È Lui diverso. guardava a casa sua. Eh, Ehm, quindi questi qui sono anche 2 dischi molto accessibili, cioè c'è proprio quello che tu ti aspetti dai Bathory. Dai sì, Bathory sì. dopo Blood on Ice. Mhm. Sì, E sì, mi sì. piace l'idea che fosse proprio un saluto che lui ha voluto fare, no, perché alla fine il secondo non è uscito postumo, ma poco ci mancava. Da qualche parte ci sono ancora i nastri, Forse. si dice, forse, per il terzo e il quarto capitolo, perché lui li aveva l'idea Ah, era, di presentato come una base, quadrilogia. quella di fare 4 Nordland, sì. Sì, sì. Purtroppo non li sentiremo mai.
Certo, ha lasciato talmente tanta gente innamorata della sua opera che poi ad andare avanti a fare Nordland 3 e 4, diciamo, ci hanno pensato persone come Falkenbach, come gli Erebaltor. Quello per cui io faccio un'altra grossa polemica è come si arriva a scoprire la cultura nordica in adolescenza. Io ci sono arrivato con loro, con Quorton, con magari anche gli Ulver, con qualsiasi band che parlasse di queste robe. E quindi la prendo da un punto di vista anche molto immaginifico, no? Io sento la musica e me le immagino le cose, no? Mentre invece chi ci è arrivato via Vikings è convinto che le cose fossero così. E quindi è anche un modo sbagliato poi di appassionarsi a una cultura che se veniva trasposta di merda nel film, tu conosci di merda. Adesso io interrompo questa registrazione. Sì, sì. Interrompo la registrazione, ma tu resta lì, così ci salutiamo dietro le quinte. Ragazzi, un saluto a tutti da Flavio Ed Troisi Alberto e Costa e da Cthulhu, che è lì. ciao Ciao. ciao, alla prossima. E da Cthulhu e da Baphomet. Ciao.